Oh, ebbene sì, finalmente mi sono deciso. Eccomi anch'io su YouTube. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo primo video del mio nuovo canale. Io sono Marco, sono siciliano e dal 2018 ho condiviso insieme a voi tutte quelle che sono state le mie più grandi passioni attraverso il mio account MyArtLife su Instagram. Fin da adesso ti invito ad andare a dare un'occhiata e se trovi qualcosa di interessante, perché no, cliccare anche su follow. Oggi ho deciso di fare finalmente il grande salto, ne parlavo da tempo, se qualcuno già mi segue su Instagram, attraverso le mie storie, era un desiderio che manifestavo già da tempo, forse perché il mondo Instagram mi stava un po' strettino, ho iniziato delle collaborazioni con delle aziende e ho deciso di portare il tutto anche qui su YouTube. Come primo video oggi un bel unboxing, ci sono dei prodotti da presentarvi, da farvi vedere, ovviamente di ognuno di loro troverete qui giù in descrizione l'apposito link per andare a dare una sbirciatina, saperne di più o anche per acquistare se volete. E qualche prodotto, come vi dicevo, l'ho acquistato in occasione del Black Friday, qualcun altro mi è stato inviato da delle aziende e se trovate anzi qualcosa di interessante per voi e volete che in futuro vada a realizzare un video, un focus proprio su uno di questi prodotti in maniera più dettagliata, fatemelo sapere nei commenti in modo tale che per me sarà uno spunto in più per andare avanti e creare un nuovo contenuto per il canale. Detto ciò, passiamo subito allo spacchettamento. Questo non ha bisogno di alcuna presentazione, è il classico Echo Dot Amazon Alexa, ne ho già 3 a casa. Questo ho deciso di acquistarlo perché era a €19,90, non puoi non prendere un Echo Dot. Prossimo pacco, un pacco bomba veramente, partiamo alla grande. Questo, se ricordo bene, all'interno contiene un qualcosa di veramente interessante che si sposa e che porterà ad un livello superiore la qualità anche audio dei prossimi video. Arriva direttamente da mamma Sony ed è uno dei microfoni più ambiti in questo momento da youtuber e videomaker. Vi sto parlando del microfono wireless della Sony con una sigla indicibile, non capisco perché Sony debba dare questi nomi ai propri prodotti. Questo è l'ECM W2BT, eccolo qua, ve lo faccio vedere. Questa è la sua confezione in accoppiata con l'ECM LV1, anche la parte lavalier che può assolutamente abbinarsi allo stesso ECM V2BT. Di questi microfoni arriverà assolutamente un video test approfondito sul canale, quindi non perdetevelo, e verranno paragonati al Wavo della Joby che sto usando in questo momento, nonché al microfono, in realtà è una capsula a 3 microfoni nativa che è stata installata sulla ZV-E10 della Sony. Partiamo anche, anzi passiamo perché già siamo partiti, ma questo è il bello della diretta e quindi io così, sono così, non taglio nulla. Questo è un altro pacchettino che non ricordo assolutamente cosa contiene all'interno. Andiamo a vedere, sembrava un phon per capelli ma invece no, eccolo qua, ho capito perfettamente. Sono 2 prodotti, uno stand verticale per laptop che ho deciso di posizionare lì. Probabilmente, ora non so, sono indeciso se invertire lo schermo, il mio monitor esterno collegato al mio notebook e metterlo da questa parte, e lì andrà, probabilmente sarà questa la configurazione finale, il mio appunto notebook che verrà alloggiato in questo stand verticale della, non mi ricordo l'azienda, comunque l'ho preso su Amazon, ovviamente non mi ricordo se te l'ho già detto. Di ogni prodotto vedrai qui giù nella descrizione del video il link per poter dare una sbirciatina, andare ad approfondire la tua curiosità ed eventualmente ad acquistarlo. Fatto di ottimo materiale, sembra, diciamo, con delle rifiniture non proprio plasticose ma di un acciaio ben fatto, e poi con una base di gomma che tiene il tutto bloccato. Eccolo qui, il notebook si inserisce qui all'interno, nel mezzo, devo dire davvero simpatico, una bellissima finitura, e la marca era la Misot, quindi anche di questo troverai tutte le informazioni qui giù in descrizione. Mettiamo tutto giù, e questo è un Ugreen, un hub USB-C
per cercare di sistemare anche un discorso cavetteria. A me non piace vedere tutto quel groviglio di fili, quindi anche lì ho avuto l'intuizione e l'idea di farvi un video apposito. In questo momento quella che è questa piccola location, alla quale appunto simpaticamente abbiamo dato il nome di My Art Studio, non è ancora totalmente pronta, non è ancora totalmente finita, e quindi questo ci servirà per dare davvero ancora una ulteriore sistemata, un ulteriore ordine per quanto riguarda il cable setup. Ve lo faccio vedere, anche questo è davvero piccolino, molto simpatico, elegante. Probabilmente lo andrò a posizionare al di sotto del mio nuovo desk, desk e cassetti presi all'Ikea, quindi anche di questo, se vi interessa, magari troverete il link giù in descrizione. E questo, 3 porte USB-C, scusate, 3 porte USB A 3.0, una porta HDMI che ha la possibilità di trasmettere le frequenze fino a 60 Hz e lettore di schede di memoria per i vostri lavori. Via anche questo e continuiamo. Qua c'è un pacchettino piccolino che credo di ricordare assolutamente cosa contenga all'interno, niente di particolare, una piccola cinesata anch'essa presa su Amazon a pochi euro, ed è sempre per il discorso della sistemazione cavi. È una piccola guida cavi, diciamo, con 5 slottini, ve la faccio vedere, non so se si vede, con ovviamente il biadesivo per posizionarla sulla parte superiore della scrivania, e qui poi andranno inseriti i cavi. Prendo proprio spunto dal cavo, vediamo se riesco, dell'hub USB-C, eccolo qui. A questo punto, come vedete, il cavetto si blocca e poi all'occorrenza si tira su, e ovviamente non si vedranno fili passare nella scrivania laddove non servono in quel momento. Quindi un accessorio ho ritenuto davvero utile e molto carino. Anche questo lo mettiamo da parte. Pacchettone, non ho la più pallida idea di cosa ci sia qui dentro, vediamo un po'. Ovviamente è già passato qualche giorno da quando mi sono stati consegnati, qualcuno ho dovuto necessariamente aprirlo prima di realizzare questo video per controllare l'integrità. Ho detto perché già ho intravisto cosa c'era qui all'interno. Questo per esempio lo sto vedendo con voi per la prima volta, è una piccola borsettina sempre di casa Sony, credo si chiami LCS-U21, se a qualcuno dovesse interessare per il modello, perché per l'obiettivo col quale adesso mi sto riprendendo, un Sigma 16 mm f1.4 montato sulla piccola Sony, ovviamente quella che avevo era un po' piccolina e di conseguenza ho dovuto prendere una borsa un po' più grande. Scompartimento, le dimensioni ci sono assolutamente, vediamo un attimino così di farvi vedere l'interno. Ecco qua, una bella capienza. Ovviamente ci sono gli scomparti con il velcro, quindi assolutamente poi modellabili secondo le esigenze di ciascuno di voi. 3 tasche, una anteriore. La cosa comoda di questa borsa è che comunque la chiusura, oltre a essere con questa clip, è assolutamente garantita in sicurezza dalla cerniera. Ora ovviamente sarà impossibile riuscire a farlo, ecco, in questo video no, ci sono riuscito. Come vedete c'è questa bella cerniera che terrà la vostra macchina fotografica, la vostra videocamera in assoluta sicurezza. 3 tasche, come ti dicevo, una avanti, una da questa parte, una a destra e una a sinistra. Bella veramente, di ottima fattura devo dire, e se ricordo bene veramente è costata anch'essa pochi euro, intorno alle 20 euro o giù di lì. Bene, proseguiamo. Qua ci dovrebbero essere delle cose proprio tecniche per la realizzazione del cable setup. No, questo in realtà è un altro deskpad che ho preso per la scrivania. Ne avevo già uno più che altro, diciamo, votato al gaming, con una grafica particolare che rappresenta un mondo, ma questo mi è piaciuto per eleganza. Sotto in sughero, eccolo qui, non so fino a che punto si riesca a vedere, sotto in sughero e in ecopelle nera di sopra. Ovviamente andrà posizionato lì alle mie spalle. Devo dire anche questo molto elegante, fine
non fa neanche cattivo odore, quindi immagino non sia la classica cinesata. Anche questo proveniente da Amazon, e anche questo in descrizione linkato per il vostro eventuale acquisto. Mettiamo tutto da parte, poi sistemerò dopo. Altro pacco, poi il bello lo lascio per ultimo. Questo dovrebbe essere, ecco, già ve lo anticipo prima, tutta questa suspense in realtà è superflua. Qui ci dovrebbe essere una canaletta passacavi, che ho scelto perché mi piaceva molto dal punto di vista del design e dal risultato finale che garantisce. Ho un po' sbirciato, devo dire la verità, su diversi video di YouTube che appunto ho visto su desktop setup, cable setup e quant'altro, e alla fine ho tirato su il mio setup ideale in funzione di quelli che erano appunto i miei gusti, e come canalina passacavi ho scelto proprio lei. Te la faccio vedere. All'interno ci sono alcuni accessori oltre la canaletta stessa. Ecco qua, andiamo a spacchettare. Insomma, non è andata male. Allora, ecco qui, vediamo, la canalina è questa. Ne prendiamo una, eccola qua. Questa va posizionata sotto la scrivania, i cavi possono entrare da questi fori e poi viene coperta con il suo coperchio, sta lì sotto la scrivania, e si evita di vedere tutti quei fili che penzolano, che assolutamente sono orribili dal mio punto di vista, e rende il tutto più ordinato e pulito. Ovviamente credo ci siano 4-5 di questi pezzi, anche questa con un costo ovviamente irrisorio. All'interno della confezione troverete 1, 2, 3, 4 velcri per ulteriormente andare a sistemare i vostri fili della scrivania, dei tassellini, devo dire, abbastanza brutti, gialli, se magari volete tassellare la canalina, e questi sono carini, nient'altro che quello che già vi ho fatto vedere prima, di quei piccoli passacavi o guide per il cavo. Eccoli qua, questi sono 2 a 3 slottini, insomma, simpatici, sempre bene, diciamo, averne più di uno, probabilmente non guasterà. E il bel rotolone di nastro biadesivo per attaccare la canalina sotto la scrivania. Questi li andiamo a togliere, c'è un macello nel frattempo. Ti parlo anche di quello che ho scelto, sempre per rimanere nel mondo wireless, per evitare, diciamo, di utilizzare il notebook come schermo principale, avendo anche un monitor esterno. Ho preso una bella tastiera della Logitech, eccola qui, questo è il modello, l'ho già spacchettata perché in realtà questa l'ho presa da MediaWorld, e quindi quando è arrivata l'ho presa online perché c'erano dei prezzi vantaggiosi rispetto al negozio fisico, e quando è arrivata ho dovuto aprirla per verificarne appunto il contenuto e ovviamente che tutto funzionasse e tutto fosse in regola. È la Slim Combo MK470 con un piccolo mouse davvero carino, che però è veramente scomodo da utilizzare per diverso tempo, soprattutto per il montaggio video, e quindi ve la faccio vedere poi nello specifico. Eccola qua, molto carina. È una tastiera mini, nel senso che è abbastanza compatta di dimensioni, slim, molto sottile come potete intuire, come potete vedere. Ho iniziato a usarla proprio come vi dicevo per provarla, e mi ci sono trovato davvero molto bene fino adesso. Ultimo pacco, e così andiamo speditissimi, visto che probabilmente già è passato un bel po' di tempo e non vorrei annoiarvi, non vorrei fare video lunghi. Pacco che mi arriva dalla Cina, ma che Cina, ragazzi! È una Cina di lusso. Ho inseguito questa azienda per un po' di tempo, sono riuscito, non so come, ti dico la verità, a convincerla a mandarmi questo cavalletto della KEF Concept, molto bello. Adesso lo vado a spacchettare insieme a voi perché in realtà questo non l'ho ancora visto, è abbastanza pesante ma non troppo. Bella la sua borsetta per portarlo in giro, le dimensioni sono abbastanza compatte, credevo fosse qualcosa di più pesante. All'interno mi trovo anche, che li avevo assolutamente dimenticati, un filtro per l'obiettivo pancake della Sony, un filtro che, se ricordo bene, dovrebbe fare un ND da 2 a 400. Eccolo qui, 40,5 il diametro per essere additato nell'obiettivo panchecchino della piccolina
videocamera della Sony. Vediamo se riesco. All'interno della borsa, giusto così, tanto per completezza, per farvelo vedere, c'è anche una comoda tracolla. E voilà. E questo è il cavalletto. Devo dire un peso abbastanza importante, ma ne desideravo uno buono, visto che attualmente anche quello che sto utilizzando è una cineseria di quelle proprio, non ne parliamo. Questa è un qualcosa che, vero, arriva dalla Cina, ma ha una qualità totalmente diversa. Molto molto bello, devo dire, anche nei colori. È un accoppiamento nero e arancione che io amo, e quindi eccolo qua, una bella testa fluida. Da approfondire. Su questo sicuramente farò un video, anzi fatemi sapere se vi incuriosisce il tema cavalletti per videocamere, macchine fotografiche. A proposito, ecco, prima che me lo dimentico, una cosa che ritengo di farvi vedere è che può essere trasformato svitando uno dei 3 piedi in un monopiede. Eccolo qui. E la cosa per la quale ho scelto proprio lui è quella che mi dà anche la possibilità di fare delle riprese dall'alto. Vediamo se riesco a farvi vedere e se più che altro riesco a capire come si faceva, perché questa parte qui, eccolo qui, si inclina a 90 gradi e ci dà la possibilità di mettere la macchina fotografica o la videocamera qui con un'angolazione di 90 gradi e fondamentalmente si riescono a fare delle riprese dall'alto verso il basso per dei b-roll o per qualcosa del genere. Benissimo ragazzi, io direi che abbiamo finito. Ti ricordo, per ogni prodotto troverai, per soddisfare le tue curiosità, i link da dove li ho acquistati, per la maggior parte Amazon, comunque giù in descrizione. Vai a dare un'occhiatina per soddisfare le tue curiosità, ma soprattutto quello che ti ricordo è di dare un'occhiata al mio account Instagram MyArtLife e soprattutto non iscriverti a questo canale, perché qui adesso arriva la parte delle raccomandazioni. Mi raccomando, per favore iscrivetevi, clicca la campanellina, clicca lì, clicca là. No, se ti è piaciuto questo video, sto scherzando, non ti iscrivere a questo canale, non cliccare la campanellina per non rischiare di ricevere le notifiche dei miei prossimi video e soprattutto vivi la tua vita, divertiti e vai sempre avanti. Ragazzi, motto siciliano, vi voglio bene, vi voglio la salute. Ciao da Marco, al prossimo video, ciao!